Continua la wave di doll in scala 1 a 6 a tema Naruto Shippuden da parte di Rocket Toys, che purtroppo poi interromperà la produzione per la nuova wave che uscirà, speriamo, almeno nel 2027. È una nuova wave di cui abbiamo parlato abbondantemente sul canale, con dei personaggi incredibili come Naruto, Sasuke e chi più ne ha più ne metta, ma al momento stiamo ancora parlando della seconda wave di doll. Abbiamo già parlato di Tsunade ultimamente sul canale, abbiamo già visto Hinata, abbiamo visto tutti i pezzi che ha rilasciato finora Rocket Toys a tema Naruto Shippuden. Oggi andiamo a chiudere il sipario con questo Sasori in scala 1 a 6, acquistato come sempre dal colossodinerd.com, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Ho già dato un'occhiata ragazzi e sembra essere una doll davvero incredibile, quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo con gli accessori. Quantità smisurata di accessori per il nostro Sasori, ma si sa, Rocket Toys ci ha sempre coccolato anche da questo punto di vista. Non temete comunque ragazzi, perché cercherò più che altro di fare una brevissima descrizione di tutto quello che state vedendo in questo momento, altrimenti il video durerebbe veramente un'eternità. Già conoscete tutti le basette di Rocket Toys se state guardando questo video e se mi seguite da un po' di tempo. Questa non è da meno rispetto alle altre, solita basetta abbastanza leggera, di forma circolare, con il kanji di Sasori che significa perla o gioiello, e la targhetta espositiva sulla parte frontale cromata con il nome Sasori e la nuvoletta della Katsuki. Ovviamente c'è anche uno stick flessibile in plastica e c'è anche la possibilità comunque di supportare la nostra doll con il solito supporto, il solito stick che va a sostenere i gemelli di Sasori. Abbiamo poi diverse cosette come le lame, queste sono vere e proprie lame, o meglio in plastica, ovviamente ragazzi non hanno il filo ma sì la punta. Queste sono ancora chiuse, hanno messo un sistema per tenerle ferme e per lasciarle in sicurezza. A queste invece le ho rimosse per farvi vedere di che cosa stiamo parlando. Buona la verniciatura, che è metallizzata, sebbene siano realizzate in plastica, e possono essere messe sulla schiena della nostra doll tramite questo peg a sfera. Lo vedremo poi in fase di posing. Stessa cosa vale per questi effetti fuoco del lanciafiamme, già visti e rivisti, realizzati in plastica semitrasparente arancione con qualche sfumatura, che possono essere attaccate ad una delle paia di mani intercambiabili che vengono fornite da Rocket Toys. Molto semplice, anche qui l'innesto, e questo è il risultato finale. Delle mani però parleremo tra un istante. Abbiamo poi i fili di chakra, anche questi sono ancora nella loro confezione originale e sono flessibili, sono con un cablaggio ovviamente in ferro e possono essere installati sulle dita delle mani che abbiamo visto poc'anzi, delle altre mani, di tutte quelle che abbiamo a disposizione. Poi abbiamo un'arma aggiuntiva, le lame con l'ascia per il terzo Kazekage, che è la marionetta del nostro Sasori, che vedremo anch'essa tra un istante. Il cuore di Sasori, con tanto di kanji con la scritta Sasori, che significa scorpione. Qui lo troviamo sotto forma di nucleo, con tutte queste parti traslucide di questo colore viola, anch'esso sfumato, ma è possibile, come vedete, rimuoverlo perché è attaccato con un magnete per essere installato sul petto della nostra doll. Piccola anteprima della doll, ma a breve vedremo anche più nel dettaglio. Poi abbiamo queste pergamene che purtroppo, come vedete, scivolano via con una facilità disarmante. Peccato, questa cosa non la trovo proprio ottima, sinceramente, però sono molto ben realizzate ed hanno questo peg per andarle ad installare anche queste sulla doll, stavolta sul retro. Ci sono due fori, anzi uno e mezzo, questo è soltanto pieno a metà, diciamo, dove possiamo andare ad installare le pergamene stesse. Sulla doll può anche essere messo questo, diciamo, questa coda, chiamiamola così, anche se è cablata completamente e può essere sostituita al pezzo invece rigido, fisso, che
è praticamente finto, questo è un pezzo di plastica che può essere rimosso e sostituita con il cavo per tutte le pose del caso. Abbiamo poi 2 braccia seamless in silicone, come vedete anche queste sono per il momento nella loro confezione originale, ma sono articolate, molto buono, il solito silicone che per il momento ho lasciato nella confezione perché è abbastanza delicato da adoperare, quindi ci tengo particolarmente. Poi abbiamo anche 3 tipologie di head sculpt differenti, queste sono le 2 alternative ovviamente, poi abbiamo quella di default con l'espressione diciamo un po' persa nel vuoto caratteristica di Sasori, 2 tagli di capelli diversi e ovviamente ognuno di questi visi ha il pers, quindi la possibilità di ruotare gli occhi. Questi anche ragazzi li vedremo in modo più approfondito nella sezione dedicata alla doll e al posing. Poi abbiamo un altro accessorio, anche se è una vera e propria doll, o meglio metà doll, perché se andiamo a scoprire la marionetta vediamo appunto che c'è metà busto e qui c'è l'incavo, diciamo, per andare ad infilare il supporto flessibile che vi facevo vedere prima. Essa è caratterizzata, questa è la marionetta, quindi il terzo Kazekage o padre di Sasori, per chi non lo sapesse, è in plastica rigida con diverse parti mobili. Questi 2 sportelli per esempio sul petto possono essere aperti, la testa è completamente articolata così come la bocca. Vi assicuro che anche queste parti sono apribili, però bisogna fare un pochino di gioco. Poi c'è il cappotto, diciamo, che è in pelo e la casacca, cioè tutto il resto è in tessuto, un tessuto non di altissima qualità, abbastanza rigido e purtroppo non cablato in nessuna sua parte. Ovviamente alle braccia possono essere inserite le mani che sono completamente articolate in ogni parte delle dita, quindi dalle falangi alle falangette. Ottimo, quindi questo era più o meno il resoconto di tutti gli accessori, poi vedremo le varie applicazioni sulla doll man mano che la poseremo e adesso quindi liberiamo il tavolo e diamo spazio al nostro Sasori. Ed eccoci qui con il nostro marionettista. Stavolta ragazzi non partiremo dalla testa, ma partiremo dalla tunica, perché sarà il primo elemento che ho bisogno di rimuovere, quindi vi dirò che cosa ne penso e poi andrà tolto. Per apprezzare questo Sasori ovviamente bisognerà vederlo senza vestiti. Quindi la tunica è quello che abbiamo già visto nelle ultime uscite di Rocket Toys, quindi colori giusti delle nuvole, non come il primo Itachi, e fondamentalmente è completamente cablata. A livello di proporzioni della tunica stessa è giustissima, quindi non troppo stretta, non troppo larga, ma veste molto bene su questo body abbastanza ben proporzionato, che è leggermente più piccolo rispetto giustamente alle ultime Rocket Toys che abbiamo visto. Quindi ovviamente magneti lungo tutta l'apertura, la chiusura, insomma quello che volete della tunica, e ovviamente cablaggio dappertutto, sia nella parte inferiore che qui sul collo che nella chiusura. Cablate anche le maniche e ragazzi, che devo dirvi? Davvero ottimo lavoro, come ho sempre detto. Io sono molto ben disposto, diciamo, verso Rocket Toys, ma quando si trova roba di questa qualità, come non esserlo? Quindi rimuoviamo la tunica che appoggiamo un attimo da una parte per apprezzare il body di Sasori. Body che, come vedete, è pieno di articolazioni, ma in questo caso sono più che giustificate, perché Sasori, oltre che essere un marionettista, è egli stesso una marionetta. E questo si nota appunto da tutte queste articolazioni e anche dalla costituzione del body stesso, che è stato studiato apposta per quello. Allora, adesso andiamo a vedere un attimo la testa che innanzitutto non ha l'articolazione del collo, può essere solo ruotata,
lateralmente, non può essere messa in basso, in alto, come vedete è bloccata in posizione, proprio per quello che dicevo poc'anzi di restituire appunto a questo Sasori le fattezze di una vera e propria marionetta. Può ovviamente leggermente, ma non è il collo a muoversi, ma è la testa, può fare questo gioco, è proprio un'articolazione che si muove appena. Il viso assolutamente niente da dire, riprende quello che è il personaggio dell'anime in tutto e per tutto. È ottima la scultura dei capelli, nonché la loro colorazione, davvero ottimo lavoro. E per andare a sostituire i visi con quelli che abbiamo visto nella precedente sezione è molto semplice, così come in tante 1 a 12 basterà muovere leggermente il viso e andarlo a staccare perché è attaccato con un magnete. Ovviamente andandolo a togliere si accede anche ai joystick per ruotare gli occhi, che gli danno sicuramente un'espressività ancora maggiore. Spostandoci invece verso il busto, come vedete le proporzioni sono quelle minute, alla fine Sasori è un ragazzino, diciamo, quindi le trovo più che adeguate. Abbiamo delle spalle con articolazioni in vista, con delle articolazioni, non c'è l'articolazione a farfalla, ma le braccia sono libere di muoversi a 360 gradi e di alzarsi fino alla linea orizzontale. Nella parte inferiore, diciamo, nella parte dell'avambraccio, c'è questa articolazione a cinghia che si vede e si può staccare con una relativa facilità tutta la parte del braccio. Ci sto provando. Comunque può essere staccato ogni sua parte proprio per il discorso che vi facevo prima ed è facilmente sostituibile con le braccia in silicone, cosa che al momento non faremo, ma lo vedremo nel posing più avanti. Può essere ovviamente cambiata anche la parte del polso con le altre mani intercambiabili che abbiamo visto nella precedente sezione, ovviamente senza il peg del polso, quindi seamless in quella parte lì. Per quanto riguarda il torace, come dicevamo prima, abbiamo l'alloggiamento per il cuore, questa parte che può essere aperta, e anche la parte dell'ombelico, diciamo della pancia, sostituibile con l'accessorio visto in precedenza. Su queste due parti laterali possono essere inserite le lame e ci si può spostare poi nella parte più bassa. Tutto quello che vedete è articolato, quindi il busto può ruotare da questa parte, anche dall'altra, venire in avanti e indietro. C'è un'altra articolazione anche alla base della pancia, quindi sul bacino. Spostandoci ancora più in basso abbiamo questa fascia che non è cablata ma è comunque in tessuto e i soliti pantaloni che abbiamo visto anche nelle altre Rocket Toys. Non sembra esserci dell'imbottitura, cadono abbastanza bene, forse soltanto in questa parte finale per dare questo senso di gonfio, ma non credo, probabilmente è dato da questo calzare, non so come si dice, comunque questa parte che va comunque a gonfiare il tessuto. Caviglie che sono state sistemate già, abbiamo visto, dal Kisame e da Deidara, in questo caso mi sembrano ancora più robuste, quindi ottimo lavoro e sono liberi quindi i piedi di ruotare in tutte le direzioni. Anche le gambe ovviamente sono articolate con una doppia articolazione al ginocchio, guardate che escursione, da paura, sembra quasi una tripla articolazione. Gambe che possono essere allargate ma sono limitate un pochino dal tessuto, possono andare all'indietro fin qui e in avanti invece fino alla linea orizzontale. Che dire ragazzi, questo Sasori è davvero strapieno di opzioni per il posing, lo vedremo tra le armi, gli accessori che possono essere messi sulla schiena, le mani intercambiabili per il lanciafiamme, pose che si possono fare con la marionetta del terzo Kazekage, insomma sono tantissime le opzioni, adesso ne andrò a provare qualcuna e ci vediamo fra un istante con queste pose e con la conclusione, il mio verdetto finale su questo Sasori. È il momento di tirare le somme ragazzi su questa ultima produzione di Rocket Toys.
che come sempre non riesce a deludermi. Mi dispiace se qualcuno di voi non è piaciuto il prodotto, magari non è piaciuto nemmeno il video, ma per me questo Sasori è davvero assurdo. Tantissime le opzioni di posing, tantissimi gli accessori che vengono forniti, ben 3 head sculpt, 2 stili differenti di capelli, la marionetta che è possibile personalizzare e posare come più ci piace, tanti accessori anche per la marionetta stessa. Insomma, ci si può veramente divertire tantissimo se siete avvezzi al posing e a cambiare le pose delle vostre doll in più modi diversi. Si sa che Rocket Toys è sempre stata abbastanza coerente su tutti gli aspetti, dall'incremento costante della qualità nei propri prodotti, una cosa che avendo comprato dal day one praticamente tutti i prodotti Rocket Toys a tema Naruto, che comunque la prima doll a tema Naruto è stata in realtà la terza in generale dell'azienda dopo un paio di esperimenti che ha fatto all'inizio, ho visto proprio il cambiamento radicale di determinati punti deboli che sono diventati addirittura un punto di forza per questa azienda e vorrei tanto che anche altre aziende, anche più rinomate, puntassero, come sta facendo Rocket Toys, proprio su questo, sul migliorare proprio i punti deboli che l'hanno caratterizzata finora. Rocket Toys ci sta riuscendo, ci è riuscita anche in questo Sasori, so che molti di voi storceranno il naso perché hanno visto tutte quelle articolazioni in vista e quant'altro, ma come ho detto più di una volta, ragazzi, stiamo parlando di una marionetta che deve restituire quel senso di parti decomponibili. Chi conosce il personaggio, tra l'altro, sarà d'accordo ovviamente con me, almeno spero, mi auguro. Se non è così, ragazzi, c'è sempre la sezione commenti in cui potete dirmi la vostra. Sono tantissime le opzioni di scelta per questo Sasori che, come dicevo, potete posare in tutti i modi possibili. Non ho riscontrato particolari difficoltà anche nel posing, nell'andare a togliere e a mettere un accessorio, non ho visto niente, nessun grave difetto che possa in qualche modo farmi cambiare idea su quella che è la qualità di questa produzione. Quindi sono veramente molto soddisfatto, scusate, così come lo ero dei prezzi precedenti. Abbiamo già parlato di Tsunade, di Deidara, Kisame, delle ultime produzioni, davvero i passi in avanti sono stati giganteschi. Tant'è che spero, come tanti altri, che possano essere fatte anche delle nuove edizioni del primo Itachi, e Madara sinceramente era già un pezzo fantastico a sé, a parte le caviglie, ma assolutamente nulla da dire, pezzo incredibile anche quello. Quindi ragazzi, che dire, io sono pienamente soddisfatto di questo Sasori, ovviamente non è una doll perfetta, nessuna doll lo è, però io sono talmente tanto affezionato sia al personaggio che all'azienda e a come è stata realizzata la doll che non posso che essere felice di averlo aggiunto alla mia collezione. E continuo ad essere ancora più in hype per le prossime produzioni che, come dicevo all'inizio del video, dovrebbero arrivare nel corso del 2027 e speriamo che sia davvero così perché ne vedremo delle belle con Naruto, Pain e tanti altri personaggi. Poi sicuramente nel corso dell'anno verranno annunciati anche ufficialmente Sasuke, Jiraiya e gli altri e quindi non posso che essere in attesa trepidante per questi nuovi pezzi di Rocket Toys. Pezzi che ho acquistato come sempre su ilcolossoinerd.com, di cui trovate il link qui sotto in descrizione, date un'occhiata. Non so quanto riusciate ancora a recuperare le Rocket Toys perché vanno sempre molto a ruba, ma provateci ragazzi. Detto questo io vi saluto, vi invito sempre a farmi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti, a mettere mi piace al video e ad iscrivervi se non l'avete fatto per rimanere sempre aggiornati su quello che riguarda le doll in scala 1 a 6 e altre action figures in generale. Io vi saluto ancora, grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima. Ciao raga, a presto.